Che cos'è il tempo? What is time? Everybody knows what time is. Tutti sanno che cos'è il tempo, però non appena ci viene chiesto di definirlo, ecco che non lo sappiamo più. E come mai questo mistero? Il motivo è che quando chiediamo di definire qualcosa, ciò che realmente intendiamo è esprimerlo in termini di idee più semplici. Per esempio, se vi chiedessi di definirmi una cucina, probabilmente rispondereste: una cucina è una stanza dove ci sono delle sedie, un tavolino, dei fornelli, delle pentole per cuocere il cibo. Vedete, state smontando l'idea, la state scomponendo in pezzettini più elementari. Ebbene, non esiste niente di più elementare del tempo. Per questo è illusorio produrne una definizione, per questo è impossibile rispondere alla domanda che cos'è il tempo. Il tempo non è qualcosa che può essere definito, ma è qualcosa con cui si definisce. E se noi provassimo a definire il tempo, dovremmo per forza utilizzare quelle parole e quelle idee che proprio attraverso il tempo sono state costruite. Per esempio, potrei dire che il tempo è la grandezza fisica che serve ad ordinare gli eventi. Bella definizione, ma ordinare esattamente che vuol dire? Ordinare vuol dire stabilire chi viene prima e chi viene dopo. Sì, ma chi viene prima e chi viene dopo rispetto a cosa? Chi viene prima e chi viene dopo rispetto al tempo. Ed ecco il nostro gatto che si è morso la coda. Ma questo problema non interessa i fisici, i quali non sono tanto predisposti a rispondere alla domanda che cos'è il tempo. Piuttosto al fisico la domanda da porre è un'altra, e cioè come si misura il tempo? Perché soltanto ciò che può essere misurato ha senso in fisica. E questa è la chiave che dobbiamo avere in tasca per intraprendere il nostro viaggio attraverso la teoria della relatività. The theory of relativity is usually divided into two parts, just for historical reason. The first one is called the special theory, and it is about uniform rectilinear motion, published in 1905. In italiano viene solitamente tradotta come la teoria della relatività ristretta. The second part is the so-called general theory of relativity, and it is about accelerated motion and gravitation. It was published later, and we are not going into the details of this part, but we will focus only on phenomena dealing with uniform rectilinear motion. Our path through the special theory of relativity can be divided into 6 ideal steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The first one being non-local simultaneity, and the importance to distinguish between local and non-local simultaneity. Our second step will be to formulate Einstein's principles of relativity, and our third step may be the most intriguing one, because it will have a closer look to the very strange effects of time dilation and length contraction, which are extremely counterintuitive to us. Next step will be a more mathematical one. We will study the Lorentz transformation, which are a substitute for Galileo transformation. Then we will change Newton's dynamics with Einstein's dynamics, and that part will lead us to our final target, which is the world famous formula E equals mc squared. Okay, are you ready to start our fascinating travel through one of the most beautiful pieces of physics of all times? First step: operational definitions and non-local simultaneity.
che in italiano si traducono con definizioni operative e simultaneità non locale. Our first task is to re-examine the way we measure space and time and look closer to what we mean by simultaneity. Forse potreste pensare che l'idea di simultaneità è ovvia, in realtà non è così. Simultaneity, American simultaneity. Does an absolute time exist? Esiste il tempo assoluto? Well, maybe your answer is, of course an absolute time exists. Why do you ask such an obvious question? And if you say so, you are in good company, because scientists of the past have never had any doubt on the existence of the absolute time. Let us read to this very famous quotation by this man over right here. Absolute, true and mathematical time of itself and from its own nature flows equably without regard to anything external, and by another name is called duration. And this quotation is, of course, by Sir Isaac Newton from his world-famous scientific work Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, pubblicato nel 1687. Absolute time is meaningless because we cannot measure it. Non ha senso parlare del tempo assoluto perché non possiamo misurarlo. Let us read a second important quotation. The true meaning of a term is to be found by observing what a man does with it, not by what he says about it. A concept in physics is synonymous with the corresponding set of operations. The author of this important thought is the Nobel Prize laureate Percy Brickman, who wrote an influential essay, The Logic of Modern Physics, 1927. Se ricordate la data di pubblicazione della relatività speciale, Brickman dice questo dopo il 1905. Potremmo dire così siamo buoni tutti dopo che l'ha detto Einstein. Ciò nonostante l'importanza delle definizioni operative è assoluta. Una grandezza fisica, che in inglese si dice a physical quantity, per essere definita ha bisogno di essere accompagnata dalla descrizione dell'insieme delle operazioni che facciamo per misurarla. Insomma, sembra dire Brickman, se vuoi che questo abbia senso mi devi dire come lo misuri. Le definizioni sono per i filosofi. As a result of what Brickman said, a physical quantity is determined by an operational definition. A physical quantity can be translated into Italian as grandezza fisica, and operational definition is definizione operativa. To illustrate this idea, let us consider a very simple physical quantity, namely length. Length does not exist if we do not say the way we measure it. And which is the way we measure length? Well, first, we have to place the object we want to measure on a ruler. Here it is the object, a rod, bastoncino. And we have to put marks corresponding to both the ends of the objects. Here, first mark, and over here, second mark. Then, with the ruler, we find out how many units of length there are between the first and the second mark, and that is our measurement. Now, since every physical quantity is determined by a set of operations, we have to distinguish two kinds of time, and this simply because they require a different set of operations, each one. The first one is the so-called local time, and it is the time for events taking place near each other in space. Maybe this is what we normally mean when we speak of time,
But there is another kind of time, the so-called extended time, and it is the time for events taking place at widely separated points in space. As you will see, this second kind of time requires a different operational definition with respect to the first one. Okay, let us start with local simultaneity, which is a primitive idea. Namely, if I say that something is happening here now, everybody understands me, and it needs no further explanations. Now, what must we do to determine local simultaneity? Well, first we have to establish a frame of reference, un sistema di riferimento, namely a set of axes and, of course, a scale of positions. And we need to choose a unit of measure for time, the second. Then we have to build a device, the clock. The clock is a mechanism that uniformly repeats the unit interval. Now, counting the cycles of the clock, we get a number. That number is the measurement of our local time. Local time is the time at the place where the clock is located. Here I wrote I.E. instead of namely. Viene dal latino, sono le iniziali di id est, il nostro cioè. Okay, let us suppose we have a point particle along the x-axis, and if it happens that simultaneously the hand of the clock is pointing to the number t, we can use the word event for this coincidence of positions, namely the position of the point particle along the x-axis and the position of the hand of the clock which is pointing to number t. Event also refers to the ordered pair position clock reading xt. Now, in this definition, there's something that you accept naturally and you require no further explanation. Namely, if I say that the point particle is along the x-axis at a position x, and simultaneously the hand of the clock is pointing to number t, everything is clear to you and you need no further explanations. When it comes to non-local simultaneity, things are different. Non-local simultaneity is not a primitive concept. Brickman stated this in a very effective way. He asked, how do we spread time through space in one frame of reference? Come possiamo distribuire il tempo nello spazio? Come possiamo seminare nell'universo una serie di orologi che stiano marciando in sincronia l'uno rispetto all'altro? Well, let us consider the simplest among these situations. We have a clock at the origin, and we want a second clock over here at a position A along the x-axis, which is running in synchronicity with respect to the first one. Now, you must explain the way the synchronicity has been achieved. Vi ricordate la sincronizzazione di due orologi vicini? In quel caso si trattava di un concetto primitivo, era una semplice esperienza visuale vedere che i due orologi stavano marciando in sincronia. Ma se gli orologi sono così separati nello spazio da non poterli vedere contemporaneamente, è necessario spiegare il modo in cui questa sincronia è stata realizzata. As Einstein pointed out, non-local simultaneity does not exist independent of the experimenter. This means that you need an operational procedure if you want to establish this agreement between two clocks widely separated in space, even in one single reference frame. Now, there is a very simple, intuitive operational procedure to synchronize two clocks, and it consists in synchronizing the clocks while they are one close to the other
at the origin and then move one of them to the position A. Now, this simple procedure must be excluded. And the reason why we must exclude this procedure is that we cannot be sure that transporting a clock does not affect the rate at which it runs. Anche se non abbiamo nessuna evidenza di questo, dobbiamo accettarla come semplice possibilità. Non possiamo essere certi che nel momento in cui l'orologio viene spostato il suo ritmo di funzionamento non cambi. So, we have to look for a different operational procedure to synchronize clocks that does not involve the movement of any working clock. Let us look for this different procedure which does not involve moving any clock after the synchronization. There's an easy solution to our problem. We will use a signal, like a sound signal, a light signal, or a radio signal. But we need to measure the signal's speed first. And to achieve this, we place a reflector at A. We send out the signal from O, the signal is reflected back in A, and then we measure the elapsed time by means of this clock here at the origin, and using the elapsed time we measure the signal speed without moving any clock, and the signal speed is of course the traveled distance 2 times OA divided by the measured elapsed time. Then we place a clock at A. The clock is not running, but its hand is not set at 0. It is set at a clock reading OA over the signal speed, which is the time it takes for the signal to reach the point A. Then we start the clock at 0 and contemporarily send out the signal that starts the second clock when it reaches A. From that moment onward, the two clocks will be perfectly synchronized. Notate che per realizzare questa procedura operativa non è stato spostato nessun orologio durante il funzionamento. We are now ready to draw 3 major conclusions. First, to define two distant events as simultaneous, an experimenter is involved. Non-local simultaneity is a relative concept. Per poter dire che due orologi molto distanti tra loro, così distanti da non poterli vedere contemporaneamente, stanno marciando in sincronia, è necessario spiegare come questa sincronia è stata realizzata, e quindi la simultaneità non locale non è una proprietà dei due orologi o di due eventi che accadono a grandi distanza l'uno dall'altro, ma coinvolge il ruolo di un osservatore. Second, non-local simultaneity can be operationally defined only in the range of actual experiments, and we should be cautious to extend the idea to regions untouched by experiments. Soltanto nelle regioni di spazio dove è materialmente possibile realizzare la procedura operativa di sincronizzazione possiamo parlare di simultaneità non locale, ma è impensabile poter affermare che c'è un orologio nella nostra galassia ed un altro orologio sulla galassia di Andromeda, la galassia più vicina alla nostra, dalla quale ci separano 2 milioni di anni luce, che sta marciando in sincronia, perché non è materialmente possibile realizzare la procedura operativa di sincronizzazione. Third, and maybe most important, the operations by which non-local simultaneity is determined involve those for measuring space. Therefore, the concept of extended time is inextricably mixed up with that of space.
Vi ricordate? Per sincronizzare l'orologio abbiamo dovuto misurare la distanza che lo separava dal primo orologio, quello nell'origine. Pertanto nella misura di tempo rientra una misura di distanza e i due concetti non possono essere trattati come separati, e forse questa è la prima e più sorprendente delle scoperte che facciamo. Language of learning. You say dependent on and not dependent from. In italiano è veramente allettante poter tradurre letteralmente dipendente da con dependent from, but sorry, this is not English, è italiese. For instance, non-local simultaneity depends on the observer. And of course you say independent of and not independent from. The speed of light is independent of the frame of reference. We will see about this in our next lesson. You say the time it takes to go. For instance, we'll denote by t the time it takes for the light to complete the round trip, etc. Il tempo che occorre alla luce per andare, quindi indicheremo con t il tempo che serve alla luce per completare il viaggio di andata e ritorno. You say located at x or simply at x. For instance, an observer located at point x. You say the way we do something, il modo in cui, the way we measure time. You can say to illustrate instead of for example. To illustrate this point, let us consider. You say in relation to and not with, or in connection with. Non-local simultaneity is a property always in relation to an observer. And you write length and not length with the h at the end of the word. You measure a physical quantity, una grandezza fisica. We measure time by means of clocks. The action is called the measure. His measure failed to account for time dilation. Nella sua misura non ha tenuto conto della dilatazione temporale. The number obtained is the measurement. Your length measurement is too low. La tua misura di lunghezza è troppo bassa. You find a new law, but you find out a measurement. To illustrate, how did Einstein find the theory of relativity? But I found out the length of the segment AB to be 15 centimeters. Let us end with some vocabulary. Frame of reference, il sistema di riferimento. Physical quantity, una grandezza fisica. Uniform rectilinear motion, moto rettilineo uniforme. And the experimenter, lo sperimentatore.